Volevo, io qua ho aperto ChatGPT, volevo provare con voi insieme a installare la GUI per Whisper. Sono sulla pagina di GitHub, quindi in questo caso bisognerebbe clonare sempre il repo, quindi in questo caso ci rechiamo nella home cd, ok, facciamo git clone, ok, esiste già. Ah, ok, sì, forse già l'avevo clonato, giusto, cd whisper, ok, sì, l'avevo già clonato, perfetto. Allora, dopodiché vediamo che cosa ci chiede di fare. Quindi richiede ffmpeg, ok, noi l'abbiamo installato. Avevo un dubbio io su questa cosa. Aggiunto al path, cioè aggiunto al percorso, ma non so di che percorso parla. Poi questi non sono link. Io dovrei scaricare. Ah, c'è addirittura l'app image su Linux. Ah, che dovrebbe comprendere tutto. Ok. Poi c'è il supporto CUDA, però non abbiamo visto che CUDA con la nostra scheda, con la mia scheda grafica non è supportata. Ok, lui vuole che installiamo Anaconda o Miniconda e aggiungere Conda al path. Io questa cosa non l'ho ben capita. Andremo a tentativi, vediamo. Proviamo a installare Conda, anzi Anaconda da AUR. Ok. Facci mettere un po' a scaricare. FFmpeg ce l'abbiamo, Git ce l'abbiamo. Poi in Linux dobbiamo eseguire whisper-gui.sh. Questo di qua. Whisper-gui sarebbe questo. Ok, possiamo provare a eseguirlo. Ora appena installa Anaconda, perché avevo provato a installarlo, cioè a eseguirlo senza installare Anaconda e mi ha dato errore, quindi è un requisito fondamentale questo. Poi ci sono dei comandi con create -name whisperx Python, quindi dobbiamo creare praticamente un ambiente virtuale, sarebbe come quando nell'altro video abbiamo fatto Python -m vm, no, e poi nome virtual environment. Si crea un ambiente virtuale praticamente per fare funzionare tutto ciò dentro l'ambiente virtuale. Poi PyTorch noi ce l'abbiamo installato, quindi non dovremmo avere problemi, però abbiamo il 1.9.0. Però sì, questo è dentro l'ambiente, quindi qua possiamo installarne un altro tranquillamente, perché è un altro ambiente Python questo in pratica. Windows Linux, se abbiamo Nvidia, ok, ah questo è macOS, scusate, quindi questo di qua, PyTorch 2, Torch Audio 2, PyTorch CUDA, l'11.8 addirittura. Io ho la 12.6 quando ho usato l'ETX video molto più nuovo, strano, mi richiede questa versione vecchia. Qua il 99%. Il download ora sta compilando, deve compilare. MDG+, in questo caso date il comando, questo compatibile con ROCm 6.0. Installare solo per CPU non è il mio caso, che voglio l'accelerazione. WhisperX and dependencies, quindi dipendenze, pip install git plus https, sta roba qua. Questo comando è strano, non lo so. Poi Gradio, sì, questo l'avevo installato pure per LTX. Git clone qua, pqrot whisper -gui, ok. E qua praticamente il git clone lui lo fa qui, mentre io l'ho già fatto, non vorrei che è errato come ho fatto io. Run the GUI con activate whisperx python main.py, lui fa requirements, quindi sta roba qua, eseguire questo, però prima vuole anaconda, miniconda, sta roba qua, git ffmpeg.
Sì, praticamente lui la fa dopo sta cosa del clonare il repo di GitHub. Quindi mi sa che sta cartella la elimino e la facciamo dopo in ordine come ha detto lui, perché forse lui la fa dentro questo ambiente Python che si è andato a creare con Anaconda. Qua forse sta finendo, spero. Penso che sia così. Che la prima cosa che fa, a parte i requisiti, è eseguire lo script in bash. Però prima con l'Anaconda. Ok, allora facciamo come dice lui. Io elimino questa cartella. Questo è in diretta, possibilmente senza tagli. Poi magari se volete portate avanti il video, non c'è problema. Era perché appunto faccio sempre video che installo le cose già prima, più che altro per essere già pronto agli errori, perché già perdo tanto tempo a fare un video così con comprensivo di tutto, già diciamo pronto impacchettato. Se io dovessi fare poi i tentativi, gli errori, le cose è un casino. Penso che mi mandereste a quel paese. No, cioè dovreste passare il video, o fate come me che mi guardo i video di YouTube al doppio della velocità o anche di più, oppure non lo so, già un mio amico mi ha detto ma tu uccidi l'algoritmo di YouTube con i video così lunghi. Sì, perché lui fa i video, allora noi facciamo agli estremi, lui fa i video di 6 minuti e io faccio i video di 40 e passa minuti, cioè più di mezz'ora insomma. Allora, mentre possiamo chiedere a ChatGPT eventualmente, ok, guida installazione Whisper GUI su Arch Linux con accelerazione GPU Nvidia Vulkan. Vediamo. Qua ancora sta facendo copia in corso dei sorgenti necessari per i simboli di debug, non so che sia. Non sta facendo niente, non capisco. Tra l'altro non sta nemmeno scaricando roba. Eccellente domanda, grazie. Ah, prerequisiti, Nvidia, librerie Vulkan correttamente installate. Ci siamo. Base Devel, CMake Git, ok. Una GUI per Whisper, un modello GGML compatibile, ce l'abbiamo. Installazione di Whisper, vabbè, l'abbiamo fatto. Questa ovviamente se non l'avete fatto si installa prima Whisper, ovviamente. Poi installazione e uso di una GUI, installa Python, poi Qt5, FFmpeg, clone scarica Whisper CPP GUI, mettere una cartella insieme al binario di Whisper CPP compilato più modello bin. Quindi lui dice clona o scarica Whisper CPP GUI, metti in una cartella insieme al binario di Whisper CPP. Quindi in teoria forse nella cartella di Whisper CPP. Ah, c'è lui molto semplice addirittura. Lui la via così, Python 3, Whisper GUI e basta. Nella GUI potrai scegliere il modello, il file se è disponibile. Forse è più semplice come fa lui. Verifica che Vulkan e GPU funzioni. Proviamo a farlo, che così è molto più semplice, perché io ho già tutto installato. Facciamo così. Apriamo un'altra finestra del terminale e io faccio un copia e incolla. Quindi mi sposto nella home, dopodiché io faccio sudo cp r, quindi ricorsivamente copio la cartella Whisper GUI dentro Whisper GPP, metto la password. Così proviamo a fare come dice lui. Mi sposto in Whisper GPP, vediamo se c'è la cartella Whisper GUI, ok, c'è, grandisco un po', ok, poi quindi è come se avessimo clonato praticamente, come diceva lui, la cartella. Questo clono scarica Whisper CPP GUI, mettilo in una cartella insieme al binario di Whisper CPP compilato più modello bin, quindi che è quello che abbiamo fatto noi. E poi semplicemente Python 3. Python 3 c'è lui direttamente da questo comando. E parte per davvero, no? Infatti sembrava troppo facile. No such file or directory. Forse mi devo mettere dentro Whisper
Allora, facciamo da capo. cd whisper GUI. Ok, poi dentro che cosa c'è? C'è il file Python che dice lui, c'è un main e un file bash, quindi lui dice di eseguire un file.python. No, potremmo provare ad avviare main, vediamo che cosa fa. Python 3 main. Ah, vuole installato Gradio. Ok, Gradio noi lo possiamo installare o nel sistema in questo caso, perché penso che sarà nel sistema Linux, non dentro l'ambiente virtuale. Quindi allora qua c'è una guida, un sommario, sudo pacman, ok, nvidia bla bla bla, i pacchetti per fare la compilazione, poi git clone whisper, e praticamente lui dice addirittura make pkg, ma questo è per i pacchetti scaricati col pkg build da Aur. Mi pare strano sta cosa per i pacchetti scaricati da git. Poi Python, PyQt5 ed ffmpeg, scarica il modello che noi abbiamo fatto già perché abbiamo installato già whisper cpp, git clone dentro, clona whisper GUI, cd whisper GUI, python whisper GUI punto. Ah, lui ne usa un'altra, è topping 1 whisper cpp GUI, e forse è quello più indicato, whisper cpp GUI. Ok, allora proviamo a fare così, rimuoviamo rm, anzi facciamo sudo rm meno r whisper GUI, la eliminiamo dalla cartella whisper cpp, quindi abbiamo eliminato tutto, e facciamo il git clone di questa che ci chiede lui, quindi copia, incolliamo il comando che è di topping 1 ed è whisper cpp GUI, che è diverso. Ok, quindi cd whisper GUI, ok, facciamo nell's e c'è l'eseguibile in Python 3 whisper. Ok, dobbiamo installare PyQt5 e Gradio non me l'ha chiesto, proviamo a installare solamente questo. Va bene, è il primo, installa. Ok, proviamo a eseguire. Oh, perfetto. Ma lì che sta facendo ancora? Oh, secondo me questo di qua stiamo facendo una mezza cagata. Quindi audio file advanced, i thread, figo. Allora qua ci possiamo mettere 12, processore 1, split on word possiamo metterlo o non metterlo. Questo non so che siano. L'output no print sarebbe forse che non ci fa vedere tipo l'anteprima come dal terminale. No GPU, no, vogliamo la GPU. Detect language, sì. Poi cosa possiamo fare? Offset, segment, duration, best of, c'è un sacco di opzioni che non conoscevo. Ok, poi ffmpeg, speed up factor, questo non so che cosa sia. Altri parametri, audio in input, quindi audio file possiamo mettere canale, ci dovrebbe essere, possiamo fare, perfetto, questo VAV che è l'audio del secondo video dell'UPS. Ok, possiamo provare questo che ci sbrighiamo. GGML, gli diamo in pasto il modello nostro nella home, whisper C++, modelli, large v3 bin, ok, linguaggio italiano, lo facciamo trascrivere in italiano, così tanto per provare, output txt, ok, il nome di output forse non me lo fa dare. Proviamo qua, meno of, gli mettiamo audio Amazon
Whisper GUI. Ok, proviamo a eseguirlo. Errore. Errore perché? Non riesce ad aprire il file. Invalid argument. Qua sta andando avanti. Il comando è giusto. File in input. Ok. Meno M il modello. Linguaggio è T. Output txt. Output file questo. Threads 12. Ok, qua mentre il terminale sta compilando. Poi processore 1. Split on word. Detect language. File directory non esistente. Non trova la cartella, punto. Quindi nella home. Perché lui vuole essere messo nella home. Praticamente, perché il comando che lui va a dare, cioè lui vuole direttamente il binario. Praticamente. Cioè lui vuole il binario. Cioè questa cosa lo dovremmo eseguire dove c'è il binario, tipo, ma non ha senso. Dovrebbe capirlo da solo. Vediamo. Font path, ok. Output file. Qua si può fare tipo forse un predefinito, non lo so. Prompt. Ovvio. Non c'è tipo un percorso per dargli un passo Whisper CLI, proprio il binario eseguibile. Ok, vediamo se riusciamo a correggerlo. Ok, l'ho riavviato. Praticamente che cosa ho fatto? Qua nel terminale, come potete vedere, ho copiato il file nella cartella di Whisper CPP, il binario Whisper CLI, nella cartella corrente, quindi nella cartella di Whisper CPP GUI, e ho riavviato con Python. Vediamo se adesso parte. Allora, qua mi ha tenuto le cose che gli avevo passato come parametro. Io voglio l'output in txt. L'output io ho messo questo. Mettiamo anche un punto txt così per essere precisi. Ok. Comunque proviamo questo che ci ha suggerito GPT. Addirittura non risponde. Proviamo ad attendere. Perché sta provando a convertire con FFmpeg. Perché? Non strano, perché io l'ho dato in Valve. Non gli piace il file. Strano. Comunque funziona meglio da riga di comando praticamente. Allora, qua nel mentre sta comprimendo il pacchetto. Ok, ma è lentissimo, non capisco perché. Ha problemi, ma è un file Valve. Possiamo provare, non so, che è un file Valve che io ho fatto con il cellulare. Possiamo provare con un altro file in caso. Allora, riavvio. E vediamo in passo un altro file, quindi ok, vediamo se c'è un file. Ok, secondo audio gli passiamo questo, va bene. Qua lo cambiamo e facciamo audio prova GUI, così abbreviamo. Output txt italiano sempre. Ok, vediamo se questa volta gli piace. No, prova sempre a fare la codifica con FFmpeg e crasha. Non capisco perché. Beh, questo è perché non faccio i video totalmente in live, perché si perde davvero tanto tempo. Lui fa la conversione con FFmpeg e forse non so se non trova FFmpeg, cioè non capisco. Non capisco. Possiamo chiedere a ChatGPT in caso. Anche perché
dovrebbe funzionare anche con FFmpeg. Allora, forse vuole l'audio in un altro tipo di... vabbè, non lo so. Provo a riconvertire il file, vediamo. Proviamo con Audacity. Ok. Audacity. Apriamo un file. Ora sono Amazon Web. Ok, proviamo a esportarlo. Converted. Ok. Vediamo. Lo esportiamo. Chiudo. Riavviamo. Ok. Quindi mi passiamo un altro file preso Amazon Converted. Ok, va bene, vediamo se questo lo accetta. No, fa sempre la trascodifica con FFmpeg. Tra l'altro è la stessa qualità, 16 kHz, PCM 16 bit, no, lui fa 16.000 AR. Cioè forse lo abbassa ancora, perché io 44.000. Ok, proviamo a rifarlo. Audacity. Questo ora lo sovrascriviamo, gli mettiamo Amazon WAV, ok, esporto in 16.000, lui lo vuole 16.000 Hz, forse è questo, è limitato. Sovrascriviamo. I rumori di Windows 95 che ho messo nel mio tema fanno paura, però mi piacciono un sacco. Nostalgia di quando ero bambino e mi divertivo a giocare con il genietto di Word, con il genietto Einstein, il genietto la graffetta, il cagnolino, bei tempi, il maghetto, la felicità. Finiamo di fare questo, proviamo. Non lo converte sempre, assurdo. Lo converte sempre. Allora provo a ridarglielo, magari non l'ho capito. Allora proviamo. No, niente, non va. Si è amminchiato che vuole convertirlo. Non capisco perché. Comunque l'interfaccia grafica funziona. Non capisco perché ha tutti questi problemi se da riga di comando funziona perfettamente. Qua con la password per installarlo. Però questa si avvia, non è un problema di interfaccia, questo è un problema di backend, cioè proprio del programma Whisper che dà questo inconveniente. Sì, ma questo penso che lo disinstallo perché praticamente questo andrà a installare tutto da capo, cioè CUDA, PyTorch, tutte cose che io ho già installato sul mio sistema in un ambiente virtuale. Non lo trovo utile, cioè va bene questo, infatti diciamo rimuoviamo quanto l'abbiamo installato, sì, però non mi sento di fare tutto sto casino perché alla fine questa si avvia, è un problema di backend e non riesce a interfacciarsi con FFmpeg. Possiamo chiedere a ChatGPT, vediamo che cosa ci dice. Sì, prima avevamo il genietto a forma di graffetta, ora abbiamo ChatGPT, come passa il tempo. Peccato che quello girava in locale, questo gira su dei server con 10 miliardi di GPU Nvidia e 100.000 processori e vari terabyte di RAM. Non ho trovato niente. Lo vuole in mono addirittura, mono. Questa è una limitazione non da poco, c'è una seccatura più che altro, cioè deve abbassare un sacco la qualità e poi darglielo. 16 bit mono, 16 kHz, guardi che cagata. Allora, riproviamo con Audacity, perché quando entra FFmpeg lui crasha, quello è il problema. Preso Amazon, ok, poi esportiamo con Ctrl Shift E, ma tra l'altro lo fa in automatico, mono 16 kHz, 16 bit, signed 16 bit, non capisco perché non gli piace. Mono, sovrascriviamo, l'ha fatto, salviamo, riprovo l'ultima volta, vediamo se riusciamo a farlo andare, anche perché la riga di comando è anche molto più configurabile rispetto a qua, ci sono altri parametri
Riselezioniamo per sicurezza. Ok, io glielo do da 16 bit 16 kHz in mono, così l'abbiamo convertito, quindi dovrebbe accettarlo adesso. Run, niente. Non capisco se è una cosa di... se è un bug, se è una cosa, un'opzione qua, opzione non ce n'è. Non si può escludere FFmpeg, non capisco perché. C'è questo bug, non riesco a capire perché. Io l'ho convertito come dice lui, quindi è compatibile. Corrotto, non penso. Conversione automatica non venuta. Qua dice la GUI del progetto ufficiale dichiara che non tutte le opzioni sono testate su Linux, quindi potrebbe essere anche questo. O che non trova il binario di FFmpeg, non lo so, ma non mi dà errore. Problemi con permessi PAT. Su Linux bisogna che FFmpeg sia installato e nel PAT, che le librerie richieste siano presenti. L'invocazione può fallire, quindi nel PAT, ma nel PAT in che senso? Cioè io lo installo sul sistema, quindi eventuali crash possono causare problemi. Qualche messaggio sulla console cosa dice? Ma non dà errore. Forse vuole essere eseguito con X, proviamo, perché io ho un parametro. Ho il parametro, allora proviamo a mettere il parametro che uso per avviare l'editor video, quindi cat. Ok, io praticamente per avviare Shotcut do questa cosa qua, quindi copio questo, magari lo leviamo così vediamo tutto l'output che ci dà lui. No, ah no, lo prende come percorso lui. Allora un attimo, proviamo magari a metterlo prima. Ok, è partito, però sempre con Wayland, non cambia niente. Lo vado a eseguire e mi dà l'errore di prima, che non trova Whisper. No, non funziona perché è un programma Python, quindi c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di diverso perché io non faccio mai video in diretta perché è un casino ogni volta. XDG session type, possiamo provare a modificare questo invece e gli mettiamo X Oxford, vediamo. Cambia qualcosa, l'output non ha dato output, proviamo se così va. Non trova Whisper, ma perché non trova Whisper se io gliel'ho messo qua? File directory non esistente, ma scusa. Aspetta. Se io faccio un list, Whisper CLI è qui dentro, quindi perché lui non lo vede? No. Provo a fare così. No, perché lo prende come directory. Dopo non penso che abbia assolutamente senso. No, avvia sempre con Wayland. Qua chiudiamo. Allora, chiediamo forse a GPT, perché penso che sia un problema di compatibilità con Wayland a questo punto, o qualcosa che non gli piace di Linux. Vediamo se riusciamo ad avviarlo con l'ambiente grafico X. Ok, qua dice che devo aggiungere compatibilità. Qt, poi Qt5 hanno problemi con Wayland, quindi mi sa che ci abbiamo preso, vediamo se è vero. Allora, io non purtroppo la 49.1 e ormai è su Wayland, ormai per fortuna è una figata, perché con Nvidia fino a forse un anno fa girava su Xorg, non capisco perché c'era colpa di Nvidia, però alla fine hanno risolto finalmente. Ma sul mio vecchio portatile
girava tranquillamente, un portatile del 2008 girava Wayland e tutto era più fluido, quindi non capisco perché una scheda più nuova non, cioè questa cosa non l'ho mai capita, colpa di Nvidia. Allora io volevo avviare, faccio questo export, quindi lo faccio prima, quindi faccio prima l'export, vediamo se funziona e poi faccio l'avvio del programma Python. Io ignoring XDG session tab Wayland and DOM use the platform Wayland to random Wayland anyway, quindi lui lo sta seguendo sempre su Wayland e crash e non trova. Poi Whisper CLI è qua dentro, io non capisco perché, cioè è proprio qua dentro, punto slash, cioè non sono pazzo, è qua, io faccio lista whisper.cli, è tutto qui. Se faccio punto slash whisper parte, cioè non parte niente, però nel senso funziona, quindi non capisco perché lui non lo vede. Cioè lui non vede più il file, non capisco perché. Non capisco, davvero non capisco. Non capisco. Allora, proviamo a passargli questo errore che ci dà prima che crasha. Copiamo e incolliamo. Non viene trovato. Ok, ma è strano. Whisper GPP files from the offender range should be copied to the same location of whisper GUI.exe. Quindi, nella stessa cartella. Ma l'abbiamo fatto. Quindi non è copiato il binario nella stessa cartella, GUI non può chiamare l'eseguibile e dà errore. Però io l'ho fatto, non capisco. La GUI dipende da Whisper C++ GPP. Ma io l'ho fatto. Verifica. Whisper dash CLI, quello è. Lui fa qua il link simbolico. Però io l'ho proprio copiato il file, quindi a meno che lui non gira, forse perché praticamente non ha le librerie, perché io l'ho copiato qua ma non ha tutti i file della sua cartella, può essere che sia questo allora. Quindi lui fa il link all'eseguibile e lo mette in user local bin whisper.cli. Lui fa il link simbolico a quello che noi abbiamo installato, che sarebbe semplicemente nella cartella home col percorso assoluto. Questo tilde vabbè, penso che lo sappiate, la cartella home. Quindi si fa un link simbolico in modo che lui trova il link nella cartella user local bin, quella di sistema, e va a richiamare quella eseguibile. Possiamo provare se ha senso, vediamo. Facciamo export, anche se penso che non abbia senso, perché infatti non cambia niente. Proviamo. No, non lo trova. Non lo trova. Nemmeno questo ha funzionato. E allora facciamo un su, questo lo rimuoviamo per sicurezza, non vorrei che si incasina. Whisper. Ok, lo eliminiamo, vorrei che poi mi si incasina il sistema. No, non funziona nemmeno questo. Allora io darei un ls, così gli facciamo vedere che cosa facciamo noi. Io gli passo tutto. Vediamo, perché io qua l'ho copiato nella cartella dove sto lavorando, l'eseguibile,
Però non posso passargli il percorso assoluto quando io lancio il programma con Python, quindi come faccio? Ecco, pure lui me lo dice, vedo che è effettivamente un file nella stessa directory, quindi prima di iniziare il file non trovato sembra risolto, quindi l'errore non dovrebbe più presentarsi. Perché? Quindi l'errore di Wayland, ok, quello che vedevamo non è un crash, solo un avviso. Quindi l'applicazione Qt è consapevole che la sessione grafica è Wayland, ma ignora quella variabile e tenta di usare Xorg 11 tramite XGB, perché probabilmente il plugin di Wayland per Qt non è installato, non è riconosciuto. Quindi l'app parte o rimane ferma? Sì, parte. O il plugin, sì, l'abbiamo installato, poi Qt5. Ok, il problema è che lui non trova sempre quel... sempre export, non lo so, è strana questa cosa. Anziché Wayland. Quindi potrei usare Wayland nativo, i plugin Qt per Wayland, Qt5 Wayland, possiamo provare. Qt5 Wayland, vediamo se lo installa. Ok, se io faccio, vediamo, cambia qualcosa? Niente. Niente. Ah, però è cambiato, forse ora c'è la crocetta qua a destra. Ok, sì, ora lo avvia con Wayland a quanto pare. Almeno sembra. Qua parla solo di server grafico. Scusate, io ho detto ambiente grafico, finora è server grafico. Anche se in realtà Wayland non è un server come Xorg, ma è tipo una specie di... ora non mi ricordo il termine adatto. Continua a dare l'errore. Io non ho detto. Whisper non trova il binario di Whisper, il binario Whisper CLI, anche se l'ho copiato nella sua cartella. Vediamo se ci dà qualche cosa, qualche informazione utile, ma mi sa che non ne usciamo. Mi sa che non ne usciamo. Quindi avvia la guida allo stesso directory. E qua siamo sempre. Se arriva una directory, non esiste, il file non esiste lì, per cui non basta che sia nella casa del progetto il working directory al momento dell'esecuzione deve coincidere. Controlla che Whisper CLS sia eseguibile. Se è eseguibile? Allora, qua RVX, sì, è eseguibile. Non è che io forse l'ho copiato come root. Proviamo a eliminarlo. RM. Sudo RM, mi sa che fosse questo, vediamo se è vero. Ok, facciamo un cp dalla cartella superiore, build bin whisper dash CLI e la copiamo nella cartella attuale senza il sudo ls whisper s è presente. Proviamo ad avviare di nuovo, faccio run, niente, stessa cosa, quindi non erano i permessi. Ah, scusate, era ls-l. Ora sì, c'è il mio nome qua, il nome del mio utente Super H. No, ma non va lo stesso. RVX, sì, ce l'abbiamo i permessi. XRX, cioè verifica il file sicuramente compilato, cioè che Whisper non sia solo Play Store, prova a lanciarlo al terminale con un comando semplice. E io l'ho fatto, sì, funziona. Significa che non è un binario valido, controlla Python verso esecuzione da GUI e la GUI lancia come subprocess. Il file nella directory non è accessibile da Python, per permessi e passi relativi sbagliati non lo troverà. Eh sì, così lo avvia. Io l'ho fatto poco fa, lo fa, funziona. Quindi se non lo trova significa che il codice interno della GUI non si aspetta poi spercire in quella posizione. Cosa servirà un workaround? Perché dove e come? Può darti, vediamo. Diciamo sì, vediamo se
riusciamo a farlo funzionare. Quindi lui cerca la cartella corrente, non c'è un fallback, non c'è rilevamento automatico, si assume che Whisper CLI esista. Inoltre però la GUI non è molto robusta nel trovarla eseguibile, funziona solo se il binario si trova esattamente nella posizione e con il nome attesi e se la GUI viene lanciata da quella directory. Questo spiega bene perché anche copiando Whisper CLI nella cartella GUI potreste avere problemi se parti da una directory o se working directory non consiglia. Quindi puoi modificare lo script per definire un path assoluto o relativo o fisso a Whisper CLI, invece di farlo cercare come quindi apri con un editor, cerca la parte dove viene avviato il subprocess, qualcosa come questo. La sintassi precisa può variare, ma l'idea è questa. Sostituisce con un path assoluto generico, salva e chiudi e poi rilancia. Lo possiamo provare. Nano Whisper GUI, proviamo. Allora lui dice di cercare Whisper CLI path uguale Whisper join bla bla bla, Whisper CLI subprocess run e poi c'è il Whisper CLI path. Proviamo a cercare col CTRL F Whisper dash CLI. Ok, FX, quindi se Windows, ok, se Windows però qua ci serve pure da valutare se modificare questo. Run Whisper command subprocess popen process open dovrebbe essere Whisper cmd, dovrebbe essere questo penso. Subprocess run popen è diverso, Whisper cmd, però Whisper CLI lui cerca, su cmd non capisco io. Qua siamo proprio all'inizio, qua parla di altre cose, non saprei, c'è un botto di roba, no, qua siamo troppo avanti. Dovrebbe essere qua Whisper cmd, questa è una f-string tipo -f Whisper exec. Questo Whisper exec è una variabile e dentro che cosa c'è? Whisper exec. Quindi qua dove dà il comando dovremmo trovare sto Whisper exec, ma dove lo trovo? Qua è ffmpeg, dice se è Windows ffmpeg exec, ok, Whisper exec CLI else, quindi se è Linux / Whisper CLI, questo dobbiamo modificare mi sa, e noi gli passiamo. Oh sì, io mi sono dimenticato che sono con Nano e non sono su gedit, va bene. Mi sono perso perché sono stupido. Dov'è? Ok, qua. Allora questo lo modifichiamo e gli mettiamo il percorso assoluto whisper.cpp /build /bin /whisper CLI, che è quello che interessa a noi. Qua lui avvia ffmpeg, però ffmpeg io qua gli potrei passare anche forse il percorso assoluto, vediamo. Percorso assoluto gli mettiamo, allora un attimo, facciamo which ffmpeg per vedere quale binario lui va a prendere quando lo esegue. User bin ffmpeg, ok, ci siamo, perfetto.
come immaginavo. Bin ffmpeg. Sì, vabbè, io l'ho scritto 2 volte, va bene. Ok, salvo. Allora, un attimo, se faccio witch whisper CLI, lui che cosa mi dice? Not found, ok. Però noi sappiamo che è in quella cartella. Ctrl X, prima di avviare di nuovo. Ok, proviamo a eseguire. Addirittura non lo trova. File directory non esistente. Sono io che sbaglio qualcosa. Allora, un attimo che chiudiamo. Allora, io faccio questo anche un ls home whisper.cpp bin whisper CLI esiste. Forse lo vuole con /home, proviamo, non lo so. Allora facciamo nano. Ok, proviamo con /home anziché con la tilde, magari non gli piace la tilde, non riesce a decodificarla. Proviamo. Ok, user bin vabbè, questo lo lasciamo così. Exec, allora commentiamo /home. Ok, salviamo, usciamo, eseguiamo. Qualcosa dice, vabbè, non ci interessa, proviamo a eseguire. Niente, non lo trovo nemmeno così. E sì, io provo a mettere solamente, mettiamo solamente whisper CLI senza il percorso, senza il punto slash, quindi proviamo a usare di nuovo quello che c'è nella cartella che abbiamo copiato noi e basta, solamente il comando così. Salviamo, riavviamo di nuovo. Niente, poi il directory non esistente, c'è qualcosa che non gli piace. Ok, va bene, penso che per questo video possa bastare, che già siamo andati più che lunghissimi. Eventualmente non so, comunque c'è da smanettarci un po'. Io qua purtroppo vorrei farlo da solo perché qua in video poi ci sto troppo tempo. Per quanto riguarda il nostro programma, diciamo, abbiamo fatto tutto. Vi ho fatto vedere i sub, l'installazione di Whisper GUI è provata, l'abbiamo provata, abbiamo fallito miseramente, ovviamente colpa mia sicuramente perché mi sfugge qualcosa. E niente, per questo video credo che sia proprio tutto. Ci vediamo nel prossimo se riesco ad uscire vivo dal montaggio. Penso che questo video comunque uscirà splittato in 2 parti, ve ne accorgerete poi sul canale, parte 1 e parte 2. E niente, grazie di avermi seguito. Mi sono divertito molto a fare questo smanettamento finale e al prossimo video.